Nel giorno della festa del papà si apre il tema delle eredità calcistiche e l'Inter guarda ai figli di Dejan Stankovic, non solo Aleksandar, del quale vi abbiamo parlato tantissimo, ma anche Filip, che potrebbe aprire nuovi scenari per la porta nerazzurra. Aleksandar, lo sapete, è nel mirino dell'Inter, l'Inter che vuole esercitare in estate la recompra da 23 milioni per riportarlo a Milano e per rinforzare il centrocampo dell'Inter, e proprio in mediana, nello stesso ruolo di Aleksandar, in realtà spunta anche un altro nome, quello di Massimo Perrone, talento del Como classe 2003, che non piace soltanto all'Inter. E allora dobbiamo fare un po' un punto sulle varie questioni di mercato a pochi giorni anche da Fiorentina-Inter, quindi non solo le top news del momento sul fronte mercato, ma anche tutte le ultimissime novità in vista della sfida a Firenze. In questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati ovviamente a tutti voi. Prima di partire, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace a questo contenuto, ad iscrivervi al canale di Passione Inter e poi vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club. Potete anche scannerizzare il QR code ed entrare a far parte della nostra famiglia nerazzurra. E a proposito di famiglia, concedetemi di fare gli auguri ovviamente a tutti i papà che ci stanno seguendo, a tutti i papà nerazzurri e ovviamente non solo. Allora, partiamo subito dalla notizia del giorno, perché sapete che in queste ultime ore si sta parlando tanto della porta nerazzurra, con il nome di Vicario che resta la prima opzione per andare insomma a sostituire Sommer in scadenza di contratto. Vicario che vuole tornare in Italia, dall'altra parte c'è il Tottenham che non sta vivendo una stagione positiva, tutt'altro, e quindi anche in virtù del fatto che Ausilio ha sempre puntato gli occhi su questo portiere, si pensa appunto che potrà essere lui, insomma, il post Sommer. Dall'altra parte, come vi ho accennato all'inizio, però c'è anche quest'opzione di Filip Stankovic, che è stato ceduto, lo sapete, al Venezia in estate per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, dopo essere stato però in prestito ovviamente proprio al Venezia. E la cosa importante è che l'Inter, così come su Aleksandar, anche su Filip, ha deciso in un certo modo di mantenere un certo controllo sul giocatore, mantenendo una percentuale sulla futura rivendita del 50%, quindi una percentuale importante che permette eventualmente di agevolare un eventuale, insomma, ritorno di Stankovic in quel di Milano, perché concederebbe all'Inter comunque di acquistarlo ad una cifra appunto molto onesta e sicuramente che può aiutare, ecco, l'operazione. Stankovic è titolarissimo ovviamente nel Venezia, con 31 presenze in questa stagione, 0 assenze, quindi sempre in campo per 90 minuti, ed è sicuramente un giocatore che è stato mandato in prestito e poi appunto ceduto al club appunto dei lagunari per permettergli di fare esperienza. Stankovic, cresciuto ovviamente nel vivaio dell'Inter, cresciuto nell'ambiente nerazzurro, e così come il fratello insomma è stato mandato in un altro club per fargli fare un po' di esperienza. Tutto fa pensare che per entrambi i giocatori il destino possa essere appunto un ritorno in nerazzurro. Si è parlato tanto appunto di Aleksandar, con quasi la certezza di rivederlo presto in nerazzurro, ma con un punto interrogativo su Filip, che eventualmente, come ho detto, potrebbe anche essere valutato come opzione già per quest'estate. Da capire però la posizione del giocatore, nel senso che, come vi dicevo, Vicario resta il primo nome e quindi magari si potrebbe pensare a Filip come eventuale secondo portiere, per fargli di nuovo respirare, insomma, l'ambiente Inter, dargli un po' di minuti in alcune occasioni e prepararlo eventualmente poi per un futuro in nerazzurro. Quindi non è da escludere, ecco, il fatto che anche Filip possa rientrare a Milano, ed è una suggestione che so che fa piacere a molti, perché anche quello di Filip è stato tra i nomi, ed è tra i nomi che spesso ci menzionate, anche io ne avevo parlato, insomma. Mi piacerebbe, ecco, che la storia dei fratelli Stankovic possa tornare a tingersi di nerazzurro, e potrebbe essere insomma un bene per loro. Su Filip nello specifico, voglio capire bene eventualmente quale sarebbe l'idea dell'Inter, perché non voglio che un giocatore
che sta facendo comunque un percorso di crescita venga in alcun modo bruciato, passatemi il termine, e quindi se dovesse rientrare all'Inter, ecco, mi auguro che ci sia un piano ben specifico per il giocatore per evitare appunto di farlo rimanere in panchina o lasciarlo insomma, diciamo così, un po' ai margini e "bloccargli" tra virgolette una crescita che invece sta avendo altrove. Quindi da valutare bene anche questa situazione. Per quanto riguarda invece Alexandar, sapete insomma è un profilo di cui vi stiamo parlando da tantissimo tempo, abbiamo detto che l'Inter vuole esercitare questa recompra da 23 milioni ed è un nome quasi certo per il futuro del centrocampo nerazzurro. Tra l'altro anche questa notizia è stata confermata nella giornata di ieri da Fabrizio Biasin, che ha anche confermato il fatto che si accende anche la concorrenza, nel senso non tanto la concorrenza quanto l'interesse anche di altri club su questo giocatore che sta facendo benissimo ovviamente al Club Bruges, ma l'Inter sta monitorando ovviamente anche altri giocatori per il centrocampo, visto che è previsto comunque un ricambio importante e nelle ultime ore si sta scaldando sempre di più il nome di Maximo Perrone, giocatore che sicuramente conoscete perché lo vedete in Serie A, lo vedete giocare in Serie A con il Como, è un talentino classe 2003, 23 anni del Como, arrivato in prestito dal Manchester City e poi riscattato dal Como per 13 milioni, con il City che però ha mantenuto una percentuale del 30%, scusatemi, quindi un 30% sulla futura rivendita. Perrone ha collezionato in questa stagione 31 presenze con 2 gol e 4 assist. È un argentino, quindi ha questo sangue argentino e sappiamo che l'Inter è sempre molto attratta, ecco, dagli argentini, è anche stata molto fortunata, forse a parte qualche caso, insomma, nella storia nerazzurra quando ha accolto, ecco, argentini in squadra. Convocato tra l'altro anche da Scaloni per l'amichevole contro il Guatemala, per la quale invece, come sapete, non è stato, convocato Lautaro Martinez, ma tra poco ci arriviamo. Lui, visto che abbiamo parlato di Stankovic, praticamente ricopre lo stesso ruolo, di Aleksandar Stankovic perché gioca in una mediana a 2 insieme ad Acugna e tra l'altro questa mediana, insomma questo centrocampo del Como è un po' anche, diciamo una degli aspetti più forti di questo Como di Fabregas che come sapete sta facendo molto bene, quindi è un punto di forza ecco del Como di Fabregas ed è per questo che questo, giocatore ecco è attenzionato non solo dall'Inter ma anche da altre squadre tra cui il Napoli. Quindi gioca in questa mediana a 2 nel 4-2-3-1 di Fabregas, che spesso utilizza questo modulo, e tra l'altro in virtù di questo anche in ottica di un cambiamento, no, perché si parla tanto del fatto che l'Inter magari non tanto in questa stagione, l'abbiamo visto fare a partita in corso, però insomma quanto più magari nella prossima stagione, quando ci sarà anche un ricambio tra i vari giocatori in scadenza di contratto e nuovi arrivi, potrà optare anche eventualmente per soluzioni diverse rispetto al 3-5-2 e quindi avere a disposizione un giocatore che è già abituato a un assetto tattico diverso sicuramente può aiutare. E dalla parte sua ovviamente c'è anche il fatto che è un giocatore giovane, quindi va a rispecchiare un po' quelli che sono i parametri e i canoni di Octree, considerando però che c'è un grande punto interrogativo che riguarda il prezzo, perché ovviamente la stagione del giocatore ha fatto sì che il prezzo, si alzasse rispetto a quella che era la valutazione iniziale, appunto il Como l'ha riscattato a 13 milioni, quindi 2 incognite, anzi non solo una. La prima è il prezzo, la seconda è il Como lo lascerebbe partire? Sappiamo che il Como con difficoltà lascia andare insomma i propri talenti, anzi è una squadra che si costruisce proprio attorno a questo tipo di talenti e quindi è da capire poi anche quelle che saranno eventualmente, le intenzioni del Como che dovrà guardare appunto non solo all'Inter, ma anche ad esempio al Napoli, perché questo giocatore in Italia piace molto a diversi insomma club importanti con una certa rilevanza, anche se il Como appunto si sta inserendo proprio nella parte alta della classifica e bisogna considerare anche questo. Sta costruendo, ecco, la sua storia, sta scrivendo la sua storia, sicuramente. L'ultimissima cosa su Perrone che aggiungo è che, da quello che ci risulta si è mosso anche Javier Zanetti, che sapete che, con alcuni giocatori lui tenta insomma anche il fatto della nazionalità può aiutare, tenta di insomma mettere una buona parola o comunque cercare di portarli nel club nerazzurro. Abbiamo visto anche la situazione con Nico Pasti, insomma, i vari pranzi, le varie cene, il rapporto con il padre.
potrebbe muoversi. Ecco, potrebbe essere insomma un modo per tentare di portare il giocatore anche l'intervento diretto del capitano, di Javier Zanetti. Andiamo anche un attimo alle questioni in uscita, perché in questi giorni si è parlato tanto di bastoni, strano, no, cosa veramente una novità, però in termini, non tanto delle varie polemiche quanto di mercato, perché è arrivata questa, notizia insomma, dalla Gazzetta che l'Inter sta valutando e può valutare, la cessione di Alessandro Bastoni, Bastoni che addirittura verrebbe valutato e potrebbe essere valutato 50 milioni. Quello che noi possiamo dirvi è che sicuramente da parte del Barcellona c'è un interesse per questo difensore. Dall'altra parte però, l'Inter non ha o meglio sì, non ha manifestato l'intenzione diretta di volerlo cedere, non sta pensando di volerlo cedere in estate, non ha fatto un prezzo per il giocatore, non ha valutato il giocatore 50 milioni e sinceramente mi vien da sorridere quando sento parlare appunto di queste cifre accostate ad un giocatore del calibro di Bastoni. Io quando si parla di queste cose vi ricordo sempre di fare un po' dei paragoni, perché lo scorso anno, la scorsa estate, ricordiamoci che uno dei nomi, accostati all'Inter è stato Leoni, valutato 40 milioni e stiamo parlando appunto di un giocatore giovane che non ha neanche una minima percentuale dell'esperienza e dell'impatto di Bastoni, ovviamente con tutto il rispetto per questo giocatore. E quindi facciamo sempre i paragoni, cioè Leoni 40 milioni, Bastoni 50 milioni, mi sembra assurdo anche solo pronunciarla questa frase. Quindi mi sembra un po' un modo per continuare ad alimentare tutti i discorsi intorno a Bastoni, approfittare anche del fatto che magari in un momento non positivissimo per creare un dibattito anche su questo. Io ragazzi 50 milioni a Bastoni non lo so, l'altro giorno ho detto: "Non lo so, impacchettiamolo, mettiamogli un focchetto e lasciamolo andare", cioè mi sembra assurdo che si possa pensare, ecco, ad una cifra del genere per un giocatore d'esperienza come Alessandro Bastoni. Quindi per adesso, non vi confermo nulla in questi termini. Però a proposito di Bastoni andiamo verso Fiorentina-Inter, perché come sapete è ancora indisponibile, dopo la botta che ha rimediato nel derby nel contrasto con Rabiot. Ieri Bastoni ha lavorato parzialmente in gruppo, quindi ha fatto parte dell'allenamento con i compagni, parte dell'allenamento personalizzato. Se oggi dovesse rientrare totalmente in gruppo, si accendono e diciamo aumentano le speranze che possa essere insomma, convocato per la partita a Firenze con, secondo me, basse possibilità che possa partire titolare, però ecco la speranza è quella di riaverlo almeno in panchina. Lui sente ancora un po' di dolore, quando calcia, l'ha confermato anche il Corriere dello Sport, quindi è un attimo da capire come reagisce magari anche oggi all'allenamento e se prenderà parte appunto alla seduta insieme agli altri compagni in totale. La buona notizia è che Chivu recupera Çalhanoğlu, quindi sarà a disposizione del mister, con invece Lautaro Martinez ancora anche lui da valutare, perché non è ancora rientrato in gruppo, con tra l'altro la notizia della mancata convocazione con l'Argentina che da una parte ci fa sorridere perché sappiamo quanto Lautaro poi quando parte con la nazionale si spenda al punto, no, che ogni volta siamo lì un po' impauriti che possa tornare non al meglio, poi c'è il discorso del fuso, insomma, il viaggio che sappiamo essere importante e quindi siamo sempre un po' preoccupati. Dall'altra parte però appunto la mancata convocazione di Lautaro forse ci fa accendere anche un po' l'allarme e il pallino che possa ancora non essere al 100% della condizione. Quindi attendiamo aggiornamenti sul fronte infortuni, ci avvicineremo a tutti i discorsi relativi a Fiorentina-Inter, anzi ci avvicineremo a Fiorentina-Inter affrontando tutti i vari discorsi anche nella live di oggi delle 19:30, quindi ci vediamo più tardi, vi aspetto sempre qui su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.